Ciao a tutti, sono Sofia di Agrovita e oggi prepareremo insieme una conserva particolarmente semplice e gustosa, le cipolle fermentate. Le cipolle fermentate rimangono particolarmente croccanti, hanno un sapore davvero interessante e inoltre fanno bene al nostro corpo perché sono ricche di probiotici. Ti spiegherò passo passo come prepararle, che tipo di cipolle utilizzare, come controllare la fermentazione e come utilizzarle poi in modo creativo nei tuoi piatti. Poiché oggi vediamo due varianti dello stesso procedimento, ti serviranno sia cipolle rosse sia cipolle bianche, circa 500 grammi, sale non iodato perché lo iodio può parzialmente disturbare la fermentazione, erbe aromatiche, io ho preso dal nostro orto rosmarino e timo, un contenitore a chiusura ermetica o con valvola, un pestello, acqua, 2 ciotole, una bilancia, un coltello affilato e un tagliere. A differenza dei crauti, la cui preparazione abbiamo trattato in altri video, per le cipolle dovremo utilizzare una salamoia, ovvero dell'acqua con del sale, e utilizzare una percentuale di sale maggiore, ovvero attorno al 5%. Puoi fare una stima della salamoia che ti serve considerando più o meno la metà del tuo contenitore e mi raccomando aggiungi la minor quantità di salamoia alle tue verdure sempre comprimendole bene. In questo caso, visto che oggi utilizzeremo 2 contenitori da mezzo chilo, andremo a preparare mezzo litro di salamoia e utilizzeremo quindi 25 grammi di sale. Pesiamo prima il sale. Mescoliamo finché non vediamo che tutto il sale si è sciolto e mettiamo da parte. Inizio rimuovendo la pellicola esterna e poi le taglio in pezzi abbastanza spessi da preservarne l'integrità in modo che anche dopo le 2 settimane di fermentazione rimarranno abbastanza croccanti. Io non le lascio a mezze lune, preferisco tagliarle anche nel senso opposto in modo che entreranno meglio poi nei barattoli. Abbiamo quindi le nostre 2 ciotole con le cipolle bianche e le cipolle rosse. Vado ad aggiungere le erbe aromatiche, in questo caso rosmarino e timo. Dopodiché procedo con la salamoia, quindi 2,50 per ciotola, metà di quella che abbiamo preparato. Ora mescolo e massaggio le cipolle. Tenete conto che comunque bisognerà lasciarle a bagno 1-2 ore. In questo lasso di tempo il sale farà il suo lavoro, quindi le cipolle cominceranno a perdere liquido e ad ammorbidirsi. La consistenza delle cipolle dovrà passare da una consistenza per la quale piegandole si spezzano ad una consistenza più gommosa. Possiamo iniziare a mettere le nostre cipolle nei barattoli. Come al solito, dopo ogni strato pressiamo con il nostro pestello e aggiungiamo un po' di salamoia. Nel caso delle cipolle possiamo riempire il barattolo completamente perché perderanno un po' di volume
durante la fermentazione. Mi raccomando, controlliamo che le verdure siano completamente ricoperte dalla salamoia e importantissimo in questo caso è aggiungere il pesetto, altrimenti con la fermentazione e la conseguente produzione di CO2 le cipolle cominceranno a galleggiare. È importante eliminare tutto ciò che galleggia con un cucchiaio pulito prima di chiudere il barattolo. Tenete sempre presente che è importante che sia le verdure che le erbe aromatiche siano completamente sommerse nella salamoia, perché solo in questo modo non saranno a contatto con l'ossigeno, quindi non ci sarà il rischio di sviluppo di muffe e quindi ci sarà una garanzia di conservabilità, di sicurezza e anche di qualità gustativa del prodotto. Chiudiamo il barattolo e lasciamo fermentare a temperatura ambiente, quindi 18-22 gradi, per 10-20 giorni. Come sempre l'importante è assaggiare e capire quando la conserva è a nostro gusto. Nel caso in cui utilizzaste un barattolo come questo qui, quindi ermetico, senza valvola, bisognerà sfiatare ogni giorno per evitare l'eccessiva pressione dovuta allo sviluppo di CO2 da parte dei batteri lattici. Procediamo al primo assaggio. Leviamo il tappo. Come vedete il colore delle cipolle è diventato molto più tenue e la salamoia è leggermente torbida. Non vi spaventate, tutto normale. La consistenza delle cipolle è diventata molto più morbida, il livello di acidità è piacevole, quindi potremmo anche aspettare altri giorni e soprattutto le cipolle si stanno aromatizzando con le spezie che abbiamo deciso di inserire nel barattolo. Tenete presente che i primi 3-4 giorni la cipolla sarà più dolce e più croccante, con il passare del tempo diventerà più acida e semistufata. Nel momento in cui quello che assaggiate vi piace, spostate il barattolo in frigo in modo che la fermentazione rallenterà considerevolmente. Tenete conto che le cipolle devono sempre restare immerse nel loro liquido, solo in questo modo il prodotto rimane di qualità. Come usare le cipolle? All'interno di un hamburger, in un'insalata, in accompagnamento con formaggi o con cereali. Devo dire che danno sempre un tocco di originalità al piatto. In più contengono le stesse vitamine e minerali delle cipolle fresche, ma in aggiunta hanno probiotici che sono importantissimi per la salute del nostro sistema digerente. Il video di oggi è finito, mi raccomando facci sapere nei commenti la tua variante preferita di cipolle fermentate. Buon lavoro sia nell'orto che in cucina e alla prossima, ciao!